Pronto? Ciao. No, non mi va. Stavo facendo un lavoretto in casa. Grazie comunque. A domani. Buongiorno, Buongiorno. posso aiutarla? Sì, grazie. Che caro quel ragazzo. Sono 420 euro. Chi? Quello lì. È stato molto gentile. Un po' professionale, ma molto gentile. Quello?
Io lavoro qui da 2 anni e non ho ancora sentito la sua voce. Non mi ha mai parlato. Strano, non sembra. Perfetto. Ok, alle 11 le manderemo un nostro installatore. Grazie, buongiorno. Ciao, sono Federica. Sei impegnato? Beato te, qui i telefoni non hanno mai smesso di squillare. No, di quello non c'è alcun pericolo. Senti, allora per domani mattina l'installazione di un 1200 con Blu-ray e schermo. Esatto, via Magni 11, famiglia Morini. Ci sono da stendere anche i cavi. Va bene, grazie. Ciao. Con me non parla mai. Ma neanche con me, eh. Guarda che quando mi incontra, malapena mi saluta. È al telefono che è un'altra persona. Pronto? 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 Bonjour. Ciao, dovrei installare un 1200. Ce ne sono 3 vicino al plasma e i cavi sono al solito posto. Ehi, è vero che Claudia è spuntata con una minigonna ascellare? Sì? Terzo piano.
Permesso? Venga pure, arrivo subito. Ciao. Sì. Se vuoi. Ma non pensare che sia importante. Era una mia curiosità. Ok, ti mando la mail oggi pomeriggio. Va bene? Ciao. Ok, ciao. Roba da matti. Ho un esame d'ammissione per un master con le altre mie compagne dell'università. Mi incuriosiva un libro che non era nella lista e così l'ho comprato. Si è sparsa la voce e adesso è come se fosse uno scoop. Ah, perché l'hai comprato? A che ti serve? Nemmeno fosse un'arma segreta in guerra. Quell'amica con cui ero al telefono, 4 anni nella stessa casa, tante serate trascorse assieme, sono sicura che mi scannerebbe per passare al mio posto. Allora? Anche stavolta neanche una parola. Non si perde d'animo, però. Sono 6 mesi che è chiuso in quella stanza e non parla con nessuno. Lo so. Ormai è un fenomeno, non dico frequente, ma piuttosto rilevante. E da cosa pensa che dipenda? Le cause possono essere molto diverse. Nel caso di suo fratello, però, credo sia stato determinante l'esame d'ammissione che stava preparando. La paura di non superarlo? Non proprio, non direi. Il fatto è che si tende ad esasperare molto la competitività tra i giovani e questo porta a intimidirsi di fronte alle aspettative della società e in alcuni casi addirittura a rifiutare i ruoli che vengono loro assegnati. Quindi lei ritiene che sia questa la causa? Questa piuttosto potrebbe essere una concausa. Un'altra potrebbe essere il suo successo personale. Il mio successo personale? Lei si è laureata molto presto, ha pieni voti, ha frequentato un prestigioso master all'estero e adesso svolge uno stage in un'importante azienda. Anche questo potrebbe aver caricato di responsabilità suo fratello. Come pensa di procedere? Scarterei l'ipotesi clinica. In questo caso ci troviamo di fronte a un problema di socializzazione piuttosto che a una malattia mentale. Dobbiamo cercare di farlo socializzare il più possibile, magari con delle persone nella sua stessa condizione.
Benvenuti in Computer Service 24 ore. Al momento tutti i nostri operatori sono occupati. Vi preghiamo di rimanere in linea per non perdere la priorità acquisita. Benvenuti in Computer Service 24 ore. Al momento tutti i nostri operatori sono occupati. Vi preghiamo di rimanere in linea per non perdere la priorità acquisita. Computer Service 24 ore, buonasera, come posso aiutarla? Buonasera, vorrei comprare un processore Che velocità? 2,7 giga con un bus a 366. Sì, è in magazzino. Lo abbiamo in pronta consegna, glielo possiamo mandare domani. Perfetto. L'indirizzo è Vicolo dei Silenzi 37, citofonare interno 5. Bene, mi dà un recapito telefonico? 099 34 984. Grazie, la richiamo tra poco. Sì, salve, chiamo per la conferma all'ordine del processore. Ciao, sì, sono io. Grazie, arrivederci. Scusa, ma tu non sei di questa città, vero? Beh, no. Da cosa lo ha capito? Dall'inflessione della voce. Ah, Sai, io lavoro in un negozio di elettronica e parlo con molte persone. e si sente molto? Un po'. È molto che vivi qui? No, un paio d'anni. E ti piace? Ah, sì, anche se il traffico a volte mi manda proprio fuori di testa. E tu? È molto che vivi qui? Circa 6 anni. Prima stavo in un paesino sconosciuto. Eh beh, la città è diversa. Già, Io comunque mi chiamo Barbara. piacere, Barbara. Ah, ora devo andare, altrimenti il capo mi ammazza. Ok. È stato un piacere parlare con te. Grazie. Prego. Ciao. Ciao. Buonasera, vediamo il biglietto. Grazie.
buongiorno. Buongiorno, venga. Al posto di questo vecchio? Sì, grazie. È vero che si tratta di apparecchiature di nuova generazione? Beh, sì, sia la console che il televisore sono in alta definizione. E si nota molto la differenza da quelle vecchie? Sì, direi, anche da un occhio non esperto. Questa è una buona cosa, sa. Abbiamo preso il tutto per mio fratello, nella speranza che lo usi. Ne sono sicuro. I giovani non aspettano altro. Speriamo. Sono 6 mesi che non esce dalla sua stanza. Gioca sempre con i videogame. Dovrebbe preferire questo grande televisore al suo 15 pollici, no? I pollici? Beh, si vedono meglio le immagini qui, no? Beh, certo, questo è un televisore in alta definizione. Chi è? Corriere Espresso. Buongiorno. Ho un pacco da consegnarle. Una firma gentilmente in questo spazio qui per la ricevuta. Ok. Grazie, buona giornata, arrivederla. Buongiorno.
Mi ha sentito? Sì, mi scusi, stavo pensando a una cosa che mi è successa stamattina. Donne? Beh, sì. Le ha già parlato? No, non ancora. Un colpo di fulmine allora. Sono sempre loro. A fare cosa? A sconvolgerci la vita. Hai saputo che Daria si è fidanzata? Sì, ma gira voce che stavolta userà il preservativo. Quanto sei stronzo! Dettami i codici, Vago, almeno fai qualcosa di utile. 2 STV, 3 GLA, 8 Z11, Y e commerciale, chiocciola, punto interrogativo. Ma mi dà combinazione non valida. Ma vaffanculo. La stampante è pronta. Domani grande sfida a calcetto, se vuoi. Vivi da molto qui? E sono un po' di anni effettivamente che sono qua. Di dove sei? Sono belga. Vieni a prendere qualcosa? Guarda qua. Giochi in versione prova di installazione. Servono per testare le console, ma sono belli e funzionano perfettamente. Questi in rete non li trovi. Ah, dimenticavo, funzionano solo in alta definizione. Salve, sono l'installatore di Electroland. Come sta? Bene, grazie. La chiamavo perché volevamo fare un piccolo omaggio a suo fratello. Si tratta di un nuovissimo gioco, introvabile, che funziona solo in alta definizione. Magari potrebbe spronarlo un po' a uscire. Si figuri, è stato un piacere. Assolutamente, può chiamarmi quando vuole. Buona giornata.
Oggi non serve che veniate. Carla, la mia adorabile ex segretaria, ha dimenticato di pagare la bolletta e siamo senza luce. Vi sto scrivendo da casa. Quindi il negozio resta chiuso fino a domani. Godetevi questa giornata di ferie che tratterrò dalla busta paga. Il capo. E il capo non si contraddice mai. Sono un dirigente d'azienda, spietato e lunatico. Ah, io sono un'impiegata precaria, sfruttata e maltrattabile. Andiamo d'accordo allora. Che fai in chat di prima mattina? Lavoro, sempre lavoro. Tu piuttosto? Come mai non sei a guadagnare la pagnotta? O sei in ufficio? Oggi non avevo voglia e ho detto alla mia segretaria di chiudere baracche e burattini. Certo, e io sono la regina di Spagna. Giuro, ho detto tutti a casa. Oggi non si lavora. Se è vero c'è un posto libero, faccio un ottimo caffè. Dipende. Dovrei prenderti per un periodo di prova. Prova. Ma non ti ho già stupito? Dovrei fare di meglio. Potresti essere un maniaco. Potrei. Potresti esserlo anche tu. Io. Ma una donna non fa certe cose. Fa anche di peggio. E cosa? Spezza i cuori. Tu ne hai spezzati molti? Solo nei giorni pari. Ecco il suo primo messaggio. L'ha infilato sotto la porta. Ma è la sua data di nascita. Sì, capita molto spesso che venga utilizzato per il primo contatto. E che significa? Non molto. C'è un altro disegno invece più interessante, guarda. Che ne pensa? Secondo me è un ricordo del periodo scolastico. Lei mi ha fatto vedere delle foto di suo fratello durante il periodo infantile. Era piuttosto sovrappeso, giusto? Sì, abbastanza. Ecco, il sovrappeso, così come le acne, come la carenza atletica, possono essere motivo di grande derisione da parte dei compagni. E tutto questo può portare i ragazzi ad inventarsi delle scuse per assentarsi dalle lezioni. Poi però le cose si complicano nel momento in cui i genitori scambiano questo rifiuto per una forma di pigrizia. Senta, regolarmente suo fratello la notte batte contro intramezzi, vero? Credo di sì. A quell'ora di solito dormo. Cambia parete o colpisce sempre la stessa? Sempre quella a destra della porta. Ed è per caso la stanza dei vostri genitori? Sì, è la stanza dei nostri genitori.
stronzo. Perché non me l'hai detto prima? Sei tu lo stronzo. Sono io lo stronzo. Guarda, sei tu che mi vuoi dire, aspetta, tu una fare. Niente. Riccardo, io devo andare. Mi ami, Ramon? Certo che ti amo. No. Tu non mi ami. Non mi parli. Non fai nulla per farmi capire che provi questo sentimento. Ma cosa devo fare? Devi gridarlo. No. Perché? Un vero uomo non dice mai ti amo. Queste cose le dicono i deboli. Un vero uomo non dice mai ti amo. Ma chi ti scrive queste battute di merda, Ramon? Sì? Salve.
Posso aiutarvi? No, grazie. Possiamo dare un'occhiata? Prego. Grazie. Trovato niente di interessante? A parte te? Da quanto lavori in questo negozio? 3 anni. E non ti sei ancora presentato a questa bella ragazza? No. Eppure sarebbe carino. Dicono un gran bene di lui. Ma solo le clienti anziane. Meglio. Così quelle giovani e carine restano per me. Allora? Perché non hai risposto a tono? Stupido. Avresti dovuto rispondere: non serve che mi presenti, so il suo nome. Claudia, 24 anni, Sagittario. Hai uno sguardo triste quando non parli. Sì, Claudia, ti osservo da un po'. Chi sono lo sai. Ti va di bere una cosa dopo il lavoro? Ecco cosa avrei dovuto rispondere. Stupido. Per la gioia di tutte le nostre telespettatrici, ci troviamo oggi nella residenza estiva di uno dei personaggi più in vista del momento e più amati dal pubblico femminile, Ramon. Innanzitutto, buongiorno. Buongiorno e ben arrivati. Questo era un lago naturale, ora non lo è più, perché dopo molti anni... Di quello che è stato definito a torto il gentil sesso. Cade sotto la tutela del maschio. Questo è alto più di 20 metri, come un palazzo di 7 piani. Gentile è sessista. La donna è altro. Anzi, oserei dire che la donna è l'altro. Si è fatto male? Tutto a posto? Sì, sono io. Mi sono distratto e sono caduto per terra. No, niente di grave. Un paio di giorni. Mi può sostituire? Ok. Scusa ancora. Mi dispiace.
Ciao, strega. Ho bisogno del tuo aiuto. Ciao. Ti ho sognato ieri notte. Davvero? No. Simpatica. Peccato che non sia in vena. Mi spiace. Che succede? Niente di che. Mi sono fatto male a un piede e non riesco a camminare. Ma questo è il meno. È che... Cosa? Secondo te... Anzi, cosa ti colpisce in un uomo? Dipende. In genere la sicurezza. Sì, eccomi. Stavo... Mi dica. Cercavo una stampante. A colori, per favore. Cosa? Una stampante. E quelle cose che servono per stampare. Sì, so cos'è una stampante. Ma non abbiamo quel genere di articoli, mi dispiace. Ah, scusi. Non ne faccio mai una giusta. Scusi, posso chiedere? Sì, ha bisogno di qualcosa? Dove? In un negozio. Stai scherzando?
mai stata più seria. Sono entrata per comprare una cosa e lui era lì. Il commesso. Lo so che fa molto teenager, ma è successo. E cosa gli hai detto? Niente di che. Ci siamo scambiati solo 2 parole. Ma sai, a volte capita. Un colpo di fulmine. Pensi che dovrei tornarci? Beh, io credo di sì. E se mi prende per una pazza? Magari non saltargli addosso. Quasi non mi ha guardata. Forse è timido. Ma anche se timido poteva almeno sorridermi. Sai una cosa? È molto più facile scrivere ad un computer che parlare con una persona in carne ed ossa. Niente soggezione, niente inibizioni. Sì. Questo ragazzo com'è? Che tipo è? È un tipo, ma il suo completo da lavoro lo rende un po' troppo, come dire, anonimo. Che completo? Un completo con un orribile camice verde oliva. Lo fa somigliare all'assistente di un dentista. I più cordiali saluti a tutti gli ascoltatori di Alpha Channel. Oggi con noi in studio abbiamo il professor Rampi, docente di sociologia. Buonasera, professore. Buonasera a lei. In questa puntata parleremo degli hikikomori, un fenomeno giapponese ormai non infrequente anche in Occidente. Vero, professore? Decisamente, anche se l'intensità può variare, non arrivando sempre all'isolamento totale. Si tratta di una malattia vera e propria? Le opinioni in merito sono diverse. Probabilmente quella che all'inizio può essere considerata una sorta di isolamento, in alcuni casi rischia di diventare una forma di depressione sicuramente rilevante dal punto di vista clinico. Escluderei comunque l'ipotesi degli hikikomori come stile di vita. La passiva accettazione dovuta a debolezza non può assolutamente essere considerata un tipo di personalità alternativa a quelle comuni. Si guarisce dall'hikikomori? Se purtroppo in alcuni casi si può arrivare al suicidio, spesso fortunatamente i ragazzi riescono a uscirne, grazie a uno sforzo volitivo per loro non indifferente. C'è un momento, per così dire, sociale tra queste persone? C'è un comportamento singolare e emblematico. Durante le feste più importanti, come ad esempio il Capodanno, si ritrovano in molti a guardare in diretta su internet i fuochi d'artificio, seduti da soli davanti al computer e uniti virtualmente in questi festeggiamenti. Buonasera. Salve, ho sentito la porta che si chiudeva e l'ho aspettata. Ah, grazie, gentilissimo. Come sta? Abbastanza bene, lei? Bene, grazie. Senta, qui ho la convocazione per l'assemblea condominiale. Gliela posso lasciare? Certamente. So che lei non è un assiduo frequentatore, ma se per questa volta potesse fare un'eccezione... Beh, no, sicuramente. Anzi, mi scuso anche di tutte le volte che non sono venuto.
Non è vero che non ne fai mai una giusta.